Se cade questa proposta elettorale, non credo affatto che si potrà fare approvare un'altra legge elettorale diversa da questa, cioè un'altra legge elettorale innovativa. Quindi torniamo a una discussione sui 2 consultelli e lì si dovrebbe cercare di introdurre alcune norme per correggere alcune storture, per esempio la faccenda del sorteggio per i plurieletti, e lì basterebbe introdurre una norma per cui il plurieletto viene effettivamente eletto nel collegio dove ha preso più voti, le norme di genere, importare al Senato le norme di genere della Camera. Un'altra cosa che si dovrebbe fare sarebbe al Senato spacchettare le regioni in modo che le preferenze non debbano essere raccolte a livello regionale. Pensiamo alla Lombardia. Al Senato si dovrebbe dividere la Lombardia, per esempio, in 3 sottocircoscrizioni, in modo che il territorio dove devi andare a cercare le preferenze è più piccolo. Queste sono modifiche che vanno a vantaggio di tutti e dovrebbero essere approvate. Altre modifiche io non credo che possano essere approvate. Io sono contrarissimo al voto segreto. È uno scandalo, soprattutto sulle leggi elettorali non ha nessun senso che ci sia il voto segreto sulle leggi elettorali. Si può discutere se ci debba essere il voto segreto sui casi di coscienza. Io sono per voto palese sempre, perché per me vale il principio che i rappresentanti devono essere responsabili di fronte a chi li ha eletti. In Parlamento sei libero di decidere come credi, anche contro le mie preferenze politiche. Tu sei libero di decidere, però io devo sapere come decidi, sempre. Il principale difetto è che è un sistema proporzionale. Io sono un disproporzionalista, credo fermamente che in questa fase storica il nostro Paese ha bisogno di sistemi disproporzionali per favorire un minimo di governabilità. Quindi un sistema proporzionale come questo a me non va bene. Non ci sarà un partito che riuscirà ad arrivare al 50% dei seggi e non ci sarà nemmeno una coalizione chiara che riuscirà ad arrivare al 50% dei seggi. Un sistema proporzionale come questo non può garantire che la sera del voto i cittadini sappiano quale sarà il governo del Paese. Noi abbiamo oggi un partito che è un fenomeno europeo, forse mondiale, che si chiama Movimento 5 Stelle. Questo partito ha diverse peculiarità. La prima è che è un partito che non vuole fare alleanze. La seconda particolarità è che questo movimento, e questo spiega anche perché il Movimento 5 Stelle non vuole fare alleanze, che è un movimento trasversale. Quello che noi chiamiamo un catch-all, un partito catch-all, cioè un partito che acchiappa voti dappertutto. È il vero partito della nazione, il Movimento 5 Stelle, perché piglia voti a sinistra, al centro e a destra. Ecco perché fare alleanze per il Movimento 5 Stelle è rischioso e quindi deve andare da solo. Ma questo crea un problema di governabilità, perché se tu togli un partito così grosso dal novero delle coalizioni possibili, cosa viene fuori? Viene fuori che una maggioranza di centro-sinistra diventa molto difficile. PD, diciamo, il nuovo partito di Pisapia se nascerà. Una maggioranza di centrodestra, vecchio stampo, tipo Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, anche questa numericamente non ci sarà. E allora la domanda è: come verrà governato il Paese? Come? Gli unici partiti che forse potranno coalizzarsi, forse, per dare un governo al Paese saranno il PD e Forza Italia.